Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo viaggio a Karpathos. Oggi primo giorno per noi qui nell'isola e stiamo facendo direzione verso Apella Beach. Ora ho appena raggiunto la spiaggia, eccola qui, primo impatto con l'acqua ragazzi, colori veramente assurdi. Ora ci troviamo il nostro posticino e direi che un bagno ce lo facciamo subito. Abbiamo appena lasciato la spiaggia di Apella e stiamo andando a fare la nostra prima missione tramonto qui nell'isola. Visto che non sto guidando, vi presento anche la crew di questo viaggio. Guidatore di oggi Yari e fedelissimo bella Enrique. Abbiamo fatto una strada, com'era Yari? Un po' tortuosa. In mezzo alle montagne, paesetti, a sfiorare le macchine parcheggiate, però vabbè, ce l'abbiamo quasi fatta. 5 minuti siamo lì, poi vi mostro dove andiamo. Ragazzi, tramonto andato, il Mini qui ha dovuto lottare contro il vento perché in questo momento ce n'è un bel po', spero non si senta anche solo l'antivento. Comunque primo tramonto qui a Karpathos, una view veramente incredibile e soprattutto è arrivata anche a caso perché ho praticamente scelto uno spot da Google Maps praticamente a caso. E niente ragazzi, prima giornata veramente incredibile. Ora raccogliamo un po' tutto quanto il materiale che ho sparso qui su questa scogliera e si torna a casa. See you later boys. Buongiorno ragazzi, sono circa le 5:20 del mattino e la sveglia è suonata come vedete molto presto perché questa mattina mi aspetta la prima missione alba qui a Karpathos. Anche per questa mattina non c'è uno spot, un nome particolare che ho da dirvi, ho semplicemente guardato una delle creste qui proprio a lato della città di Pigadia, uno dei punti più alti che secondo me potrebbe essere buono per vedere l'alba. Ora sto recuperando la macchina, il nostro super Peugeot 208. Ora salgo in macchina e ci vediamo direttamente lì. Allora, piccolo aggiornamento sulla missione alba. Ovviamente non c'è un punto, quindi sto risalendo praticamente un crestone che non finisce mai. Il mio obiettivo è questo qui sopra. I sentieri sono così, non esiste un vero e proprio sentiero, una traccia tra rocce e non so, vegetazione che punge come non so cosa. Al momento c'è anche un po' di vento, voglio vederli sopra come sarà la situazione per la questione drone e niente, continuo la mia risalita e ci aggiorniamo dopo. Ok ragazzi, l'alba è andata, il sole è già bello alto e ho già fatto scendere anche il Mavic Mini che ha fatto il suo, ha combattuto anche oggi contro un bel po' di vento, però super soddisfatto delle riprese fatte. Ora mi alzo perché voglio farvi vedere come in tutto quanto questo posto non ci sia nessun altro se non io. E niente ragazzi, è stato veramente incredibile. Io ora rimango qui, mi godo il sole che inizia un po' a scaldarmi perché comunque era bello freschino con il vento. Mi godo le prime luci del giorno e poi faccio rientro a Pigadia dove ci sono gli altri da svegliare. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, secondo giorno ufficialmente iniziato e oggi abbiamo scelto la spiaggia di
Kira Panagia. Guardatela qui alle mie spalle, che a detta di tutti sembrerebbe essere una delle spiagge più belle di tutta l'isola, se non la più bella. Come vedete è una spiaggia attrezzata e che si trova a circa 20 minuti da Pigadia, dove noi soggiorniamo. Io ovviamente non ho perso tempo e appena arrivati in spiaggia mi sono subito messo alla ricerca del viewpoint, ovvero dove c'è questa chiesetta che è diventata abbastanza famosa e super instagrammata. La view da qua su è questa qui, l'acqua bella, vedete, è super cristallina, azzurrissima e io non vedo l'ora di entrare a fare un bagno. Let's go! E oggi ci siamo spostati nella parte sud-ovest dell'isola, più precisamente a Diakovtis Beach. La vedete qui dietro alle mie spalle, una spiaggia sabbiosa che si trova praticamente a lato dell'aeroporto di Karpathos. Non so se si vede, però è qui dietro. Magari più tardi provo a cercare di catturare il momento in cui arrivano anche gli aerei. Come vi dicevo, allora, spiaggia a sud-ovest. Arrivarci è stato un po' complicato perché comunque ti fai circa un 5 km di sterrato. Come forse sentirete è una spiaggia abbastanza ventosa, infatti non c'è nessuna grossa montagna o insenatura che copre la spiaggia dal vento. Devo dire che comunque è abbastanza sopportabile, ce n'è, magari si sentirà anche nel microfono, però devo dire che non dà fastidio. E niente ragazzi, l'acqua è veramente bellissima. Qui probabilmente, essendoci fondo sabbioso, ci sarà meno cose da fare con la maschera, però sicuramente un'uscita e qualche tuffetto in apnea me lo farò. Ora faccio qualche giro, qualche ripresa, qualche fotina e poi si entra in acqua. A dopo ragazzi. Abbiamo appena lasciato la spiaggia, ci abbiamo fatto direzione verso il nostro spot del tramonto di oggi, ovviamente deciso all'ultimo, improvvisato guardando le mappe, ed è la cappella di Agios Theodoros. Qui sotto c'è anche la spiaggia con lo stesso nome, sempre di Agios Theodoros, e l'obiettivo di oggi è guardarsi un bel tramontino con questa view pazzesca. Io ho visto che proprio qui dietro alla cappella c'è un bello spuntone di roccia con vista mare, potrebbe essere uno spot perfetto. Al momento c'è un sacco di vento, non so se riuscirò effettivamente ad usare il drone, spero di sì perché il posto merita un sacco. E niente, ecco, qui si intravede. Il mio obiettivo è salire lì sopra, innanzitutto devo trovare la via per farlo e capire appunto, come vi dicevo, se riuscirò ad alzare o meno il drone. Nel frattempo qui il sole si sta iniziando a sistemare e è il momento di salire lì su. Buongiorno ragazzi, oggi ci troviamo a Lanciata Beach. È una piccola caletta che si trova a circa 20 minuti di strada da Pigadia e l'abbiamo scelta perché avevamo necessità di trovare un posticino, una caletta abbastanza vicina, perché nel pomeriggio ci sarà
qualcosa di bello importante. Non vi spoilerò niente, ma poi vedrete. La caletta, come vedete, è abbastanza piccola, in questo momento è anche abbastanza ventilata, nonostante questo qua sia forse il litorale un po' più protetto dal vento. Ho visto che ci sono un po' di scogli dove forse si riuscirà a fare qualche tuffetto, e soprattutto lì dietro alle mie spalle so che c'è anche una piccola grotta, una piccola caverna raggiungibile anche a nuoto. E niente, ora rimarremo qui circa 4-5 ore credo e vediamo un po' cosa da offrirci a Chata Beach. Siamo arrivati ad Olympos. Le strade non proprio bellissime, almeno quella che abbiamo fatto noi. Adesso facciamo impressione a caldo a Yari. Yari, un'impressione a caldo. Prova speciale rally. Com'è stato l'ultimo pezzo? Buongiorno ragazzi, sono circa le 6 del mattino e come vedete sono già operativo. Dietro di me ci sono le prime luci dell'alba che stanno iniziando. E come mai sono già sveglio? Per chi magari segue già questo canale o chi mi conosce sa che oggi 14 settembre è una giornata un po' particolare, è il mio compleanno ed oggi compio 35 anni e come meta del mio compleanno ho scelto, non so se si vedrà, questa chiesetta qui che è su un piccolo promontorio con una vista incredibile sul mare. Ovviamente anche questa qui scelta dalle mappe, ovviamente a caso, e in questo momento anche qui oltre a me non c'è nessuno, c'è un bel po' di vento, non so se si sente dal microfono, mi metto qui in mezzo, dovrebbe essere un po' meglio. La vista dal lato di questa chiesetta è questa qui, completamente aperta con vista mare. Cerco di non perdere il cappello e niente, ora sistemo le GoPro, preparo anche il drone, vediamo se riuscirò ad alzarlo perché oggi mettono raffiche a 55 km/h, quindi non so se reggerà, però intanto io ci proverò e io mi preparo intanto per quest'alba incredibile del mio compleanno. Let's go boys! Allora ragazzi, l'alba è andata, guardate che spettacolo c'è qui di fronte ai miei occhi. È sempre bellissimo iniziare il giorno del compleanno così, veramente qualcosa di magico. Come avete visto ho provato a far volare il drone, ho fatto giusto 2-3 riprese, poi l'ho tirato giù subito perché il vento, adesso lo vedete tranquillo perché sono qui nascosto dietro la chiesetta, però c'era un vento fortissimo, vedevo il drone che si alzava così, continuava a ballare. Infatti ho fatto proprio 2 riprese che probabilmente avete visto e l'ho fatto scendere
E tra l'altro nel momento della discesa non ho avuto qualche problema, nel senso che io non mi fidavo a prenderlo come faccio di solito in mano, ho provato a farlo atterrare qui sulla chiesetta, però c'è stata una conseguenza. Allora, dov'è? Eccola. Questo qui è stato uno dei problemi, si è un po' scheggiato, si era tolto il filtro ND, però il gimbal mi sa che funziona. C'è anche quest'ala qui che ha preso qualche botta e un'altra lì. L'importante comunque è stato portarlo a casa, riuscire a farlo scendere, e cioè era troppo bello questo posto per rinunciare a qualche ripresa. Ora rimpacchetto su tutto quanto il mio disastro che lascio sempre in giro, ritorno dagli altri perché partiremo subito senza neanche una pausa praticamente per far colazione, perché alle 8 dobbiamo essere in porto. Ma questa è un'avventura che vi racconterò più tardi, ora non perdo tempo perché sono già in ritardo e ci vediamo dopo. Allora, come vi avevo già accennato prima, siamo già al porto, tutti e tre operativi, e siamo qui perché oggi dobbiamo andare a fare il tour dell'isola di Saria. Allora, diciamo che ci speriamo perché siamo un po' in ritardo, dovevamo essere qui alle 8 perché alle 8:30 partiva la barca, però sono già le 8:15 e da bravi italiani ci facciamo sempre aspettare, però va bene così. Ora acceleriamo il passo, scusate per il fiatone, e vediamo se riusciamo a salirci. Ce l'abbiamo fatta. Ok, stiamo per sbarcare ufficialmente a Saria, più precisamente a Palatia, che è qui dietro alle mie spalle. Circa abbiamo fatto 3 ore di navigazione, quindi è un tour che ti porta via tutta quanta la giornata, però non vedo l'ora di entrare in acqua. Ora a livello di vento qui mi sembra abbastanza riparato, mettevano 60 km/h di raffiche di vento qui a nord, però mi sembra molto bene. Come vi dicevo prima, vi avevo già accennato, Saria è un'isola a nord di Karpathos, è vicinissima davvero dalla punta nord dell'isola di Karpathos, però la traversata, il tour parte da Pigadia e come vi ho detto sono circa 3 ore di strada. Questa era un'isola una volta abitata da pescatori principalmente, che ora è del tutto disabitata, o almeno così mi hanno detto. Dovrebbe esserci anche il vecchio villaggio in cui vivevano i pescatori, che magari poi vi porto a vedere, magari se non c'è un sole che mi cucina. Ci sarebbe anche la possibilità di un trekking fino alla chiesetta, che però oggi non credo di fare perché ci sono 35 gradi ed è caldissimo, quindi evitiamo, anche perché siamo solo in ciabatte. E niente, ora ci sistemiamo, troviamo il posto e ci entra in acqua. Stiamo lasciando ufficialmente l'isola di Saria, tour molto bello, io mi sento di consigliarvelo anche se effettivamente si vedono solo 2 spiagge, quest'ultima vista praticamente solo dalla scogliera, però va bene così. Chiediamo anche un parere a Iari. Iari, com'è? Bellissime, selvagge, solitarie, molto belle. Quindi consigliate? Assolutamente sì. Bene, ora facciamo rientro a Pigadia e passeremo la serata lì. Non ci saranno grossi piani, quindi improvviseremo un po' sia per cena che per tutto il resto. Ora vi evito altre 3 ore in mare aperto e ci vediamo direttamente stasera o domani. Buongiorno ragazzi, oggi giorno 6 qui a Karpathos, e visto che oggi le previsioni del meteo mettono vento fino a quasi 60 km/h, siamo scesi nella parte sud-est dell'isola, quella che dovrebbe essere un po' più riparata, però in pratica anche qui non so se sentirete, ma c'è un bel po' di vento. Più precisamente siamo a
da Matria Beach. Guardate che spettacolo, una piccola lingua di sabbia qui nel sud-est di Karpathos. La view è veramente pazzesca. Al momento io sono qui sopra uno scoglio e diciamo che il vento si fa sentire un bel po'. Però l'acqua è meravigliosa, scende, passa, quindi probabilmente non si riuscirà a fare chissà che con le pinne e la maschera. Però guardate che spettacolo, la view è veramente pazzesca. Ora vado a dare una mano agli altri a cercare di fissare l'ombrellone e entriamo in acqua. Let's go! Buongiorno ragazzi, da un'altra giornata super ventosa qui a Karpathos. Oggi il vento soffia bello forte, credo lo sentirete anche dal microfono. Io sono qui su questo scoglio sopra alla spiaggia di Amopi. È la spiaggia che abbiamo scelto oggi perché probabilmente è uno dei punti, forse l'unico punto riparato dal vento al sud dell'isola. La spiaggia è qui dietro di me, devo dire che lì abbiamo già piantato l'ombrellone e tutto. Diciamo che è vivibile, c'è del vento, però non come qui sopra. Karpathos è chiamata l'isola del vento, infatti abbiamo scoperto che qui il vento non scherza. Oggi è veramente bello strong, però l'importante è riuscire a godersi lo stesso qualche ora di spiaggia. Come vi dicevo, oggi passeremo la nostra giornata qui ad Amopi. Questa qui è la spiaggia principale, come potete vedere è fondale sabbioso, acqua cristallina e veramente molto calma, mentre dall'altra parte, proprio qui dietro, c'è un'altra spiaggia con fondale un po' più roccioso dove probabilmente andremo a fare qualche uscita con la maschera, perché qui il fondale è veramente molto piatto e probabilmente non ci sarà nulla da vedere. Ora ritorno dai ragazzi in spiaggia, vediamo un po' se riusciamo a resistere a tutto quanto questo vento e soprattutto vediamo dall'altra parte se riusciamo a fare qualcosa con la maschera. Let's go! Buongiorno ragazzi, sono circa le 6:10 del mattino, ho appena raggiunto un piccolo paesino qui a nord di Pigadia, proprio in mezzo e disperso tra le montagne, chiamato Volada. L'ho raggiunto perché ho visto ieri sera tra le mappe che potrebbe esserci un bel viewpoint sull'alba, non so effettivamente come sarà. Ora sto facendo un piccolo trekking per raggiungere questo spot. L'obiettivo della mattina dovrebbe essere una grossa croce sopra una collinetta. Questa mattina dovrebbe essere uno degli ultimi spiragli in cui il vento non dovrebbe soffiare moltissimo, infatti nei prossimi giorni danno picchi quasi 70 km/h. Questa mattina io spero, incrocio le dita, riuscirò ad usare anche il drone. Nel frattempo io continuo il mio trekking e poi vi mostro che posticino ho trovato. Allora ragazzi, viewpoint raggiunto, la croce è proprio qui dietro le mie spalle, non so se riuscite a vederla, e questa è la view che mi aspetta all'alba. Veramente più pazzesca. Io cercavo un punto un po' rialzato in cui andare un po' a cambiare anche quelli che erano i contenuti, per far vedere un po' anche com'è fatta quest'isola, bella montuosa, bella rocciosa, e direi che questo qui è veramente perfetto. Ora preparo un po' tutta quanta l'attrezzatura, c'è un bel po' di vento nonostante comunque ne mettessero meno stamattina. Io voglio provare lo stesso con il Mini perché è da circa 3 giorni che non lo utilizzo a causa del vento, quindi vediamo, se cala un pochino potrei quasi quasi rischiarmi ad alzarlo. Penso si sentirà il vento anche dal microfono. Comunque continuo i preparativi e vediamo come sarà quest'alba. Let's go!
sono riuscito a trovare questo piccolo posticino un po' riparato qui dallo spuntone in cui mi trovavo. Ragazzi, un'alba veramente pazzesca. Cercavo anche, per andare un po' a cambiare le albe già fatte, un posto più rialzato, e devo dire che questo qui, ragazzi, pazzesco. Sono riuscito anche a alzare il Mavic Mini inaspettatamente. C'era un bel po' di vento, però ha tenuto bene il ragazzo, e la view con il Mini pelle d'oca. Cioè, avevo pelle d'oca mentre guidavo il Mini, questa piccola cresta con la croce sulla mia destra e la vallata che si apriva sotto con la vista mare, il sole tra l'altro che sorgeva proprio da in fondo all'orizzonte, veramente qualcosa di pazzesco. Ora recupero un po' tutta quanta l'attrezzatura che ho in giro sparsa tra GoPro, drone, telefono, un po' di tutto, e scendo. Devo ritornare a Pigadia, che è proprio lì in fondo. Il nostro piano di oggi probabilmente sarà quello di tornare in una delle spiagge che abbiamo già visto, nonostante ci sia poco vento. Diciamo che il poco vento in quest'isola ha un rapporto tutto suo, perché comunque il poco di questa settimana erano 45 km/h, quindi dovremmo rimanere lo stesso nella costa est dell'isola. Probabilmente sceglieremo una tra Aciata o Apella, vediamo un po' anche in base alle condizioni del meteo e dove vogliono andare anche i ragazzi. Comunque l'idea è questa qui, apertura di giornata pazzesca. Ora raccogliamo il tutto e godiamoci il resto della giornata. Abbiamo appena raggiunto la spiaggia di Apella. Questa volta, rispetto alla volta scorsa, mare quasi completamente calmo, vento ce n'è praticamente zero qui in spiaggia. Infatti ci saranno, non so, tipo 35 gradi oggi. Io comunque ve la consiglio anche in caso di condizioni con vento forte. Ora ci facciamo un giretto qui attorno, voglio provare a esplorare un po' anche la zona qui dietro finché il sole me lo permette, e poi un tuffetto qua. Ci si vede dopo. Buongiorno ragazzi, oggi nostro ultimo giorno completo qui a Karpathos. Infatti domani circa ad orario pranzo rientreremo in Italia. Come vi dicevo, ultimo giorno nostro qui, e l'isola ha deciso di salutarci con un bel po' di vento, perché questa mattina le previsioni danno circa 75-80 km/h di vento. Noi intanto oggi abbiamo scelto Aciata, ci siamo già stati, però è una spiaggia che merita. Ora vediamo come saranno le condizioni. Per ora sembra abbastanza buono il livello del vento. Il mare è leggermente agitato, però penso si riuscirà lo stesso ad andarci a fare un giro nuovamente all'interno delle varie grotte che abbiamo già visitato la volta scorsa. E niente ragazzi, ora vedremo come andrà. Sarà una giornata un po' particolare perché mettono il picco del vento circa verso orario pranzo, quindi sarà quello probabilmente il momento in cui capiremo effettivamente se si potrà rimanere qui o se dovremo cambiare spiaggia, anche se penso che comunque cambiando non si farà miracoli, perché credo che oggi il vento colpirà praticamente tutta quanta l'isola. E niente, ora torno a spapparanzarmi in spiaggia sotto il sole perché è il nostro ultimo giorno, quindi un po' di chill ci sta tutto, e noi ci vediamo più tardi. Allora, piccolo aggiornamento, siamo ancora ad Aciata. Il vento si sta iniziando a far sentire un bel po', e soprattutto il mare in questo momento è super agitato. Come avete visto non ho portato in acqua nemmeno la GoPro, ma perché anche la grotta, abbiamo provato ad andarci a fare una ricognizione, era praticamente impraticabile, le onde sono troppo alte.
c'è un sacco di vento che in più tende anche a portarti a largo, quindi non è neanche così tanto sicuro. E infatti per il pomeriggio, ora è circa l'1 del pomeriggio, pensavamo di spostarci in zona Amopi, spero che lì la situazione sia migliore e niente, ci vediamo lì. Allora, siamo arrivati a Little Amopi e questa è la situazione, leggermente diversa perché qui non tira un filo di vento, mare cristallino, completamente fermo, fondale sabbioso, veramente qualcosa di pazzesco. Ho visto un cliffettino lì sopra che mi sa che quasi quasi mezzo tuffo si potrà fare. Nel frattempo guardate, oggi abbiamo svoltato la situazione, ora buttiamo giù gli zaini al volo e si entra in acqua. Buongiorno ragazzi, oggi ultima sveglia presto qui a Karpathos perché ho deciso di salutare l'isola con un'ultima alba. In questo momento ho appena raggiunto il monumento di Stavros, ovvero questa croce qui dietro alle mie spalle che è circa a 6 minuti di macchina da Pigadia, e come vi dicevo volevo farmi un'ultima alba qui. L'unico problema di oggi è che il vento non si è placato e in questo momento non so se effettivamente mi sentirete parlare, però ci sono 65 km orari di vento e forse si vede, devo tenermi anche il berretto, si capisce sicuramente dalla bandiera. Ora vado un po' a ripararmi qui dietro che forse riesco a parlarvi. allora no, qui molto meglio. Allora, ho raggiunto il monumento di Stavros per un'ultima alba qui, ora sono circa le 6:30 del mattino e sta iniziando un po' i primi colori dell'alba. Questo posticino qui l'avevo notato l'altra volta, stavo a farmi l'alba sulla chiesetta che è qui vicino, il giorno del mio compleanno, l'avevo notato questo scorcio lungo la strada, me l'ero segnato sulle mappe e oggi l'ho raggiunto. L'accesso è semplice, c'è un bel sentiero che ovviamente io non ho preso per far prima salire, ho tagliato tra le rocce. Ora io me ne resto qui un po' riparato nell'attesa che il sole salga dal mare. Penso che con tutto quanto questo vento, guardate la bandiera quanto si sta muovendo, il drone non uscirà dal mio zaino. Qui anche oltre il vento è anche bello rischioso perché siamo a 2 passi dal mare, quindi dai, vorrei portarlo a casa assieme a me e fargli fare il viaggio di ritorno al drone. E niente, ora aspetto il sorgere del sole e ci godiamo quest'ultima alba qui a Karpathos. Ok, anche quest'ultima alba qui a Karpathos è andata, il sole è già bello alto in mezzo al mare. Devo dire che anche quest'ultima è stata molto emozionante nonostante il vento fortissimo. Io nel frattempo ho trovato questo piccolo spiraglio proprio sotto alla croce in cui sembra essere abbastanza riparato dal vento per fare questa chiusura di video. Allora, cosa dirvi? Karpathos veramente mi ha sorpreso, un'isola che ha veramente moltissimo da offrire, varietà di spiagge incredibili, dai ciottoli alla sabbia, dall'acqua calma all'acqua più profonda, veramente veramente tanta roba. A me ha sorpreso un sacco anche per i fondali, soprattutto per il colore blu intenso dell'acqua, veramente qualcosa di incredibile, forse mai visto, però voi l'avrete sicuramente visto in questi video. Poi cos'altro dire? Avendo comunque un sacco di montagne, posti sopraelevati, tutto tranne le strade non sono proprio così belle, però lasciando da parte quella è un'isola veramente pazzesca e come vi dicevo offre varietà di tutto anche a livello di contenuti, da quelli sott'acqua a quelli un po' più in montagna come avete visto per le albe, i tramonti, a qualcosa più vista a mare come l'alba di questa mattina. È stata
veramente un'isola che mi ha sorpreso. E nel frattempo io da questa view incredibile vista mare vorrei chiudere questo video, questo vlog di Karpathos. Intanto grazie per chi è arrivato a vederlo fino alla fine, lasciate like, iscrivetevi al canale e soprattutto passate anche su Instagram al mio account @FilippoP, che magari vi linko qui sotto, che uscirà qui sotto da qualche parte, perché lì troverete tutti quanti i contenuti realizzati durante questo viaggio. Nel frattempo grazie ancora, grazie Karpathos, e anche per questo video è tutto. See you in the next one.